un altro mini ciclo, un altro mini campionato. E questo sta a significare che il cammino è lungo e questo significa che comunque saremo messi alla prova sempre, al di là del risultato della partita di domani, perché senza dubbio fare risultato accrescerebbe l'autostima, la convinzione in noi stessi, ma significa che in 50 giorni ci giochiamo tutto quello che siamo riusciti a patrimonializzare sotto ogni punto di vista in 3 mesi. In un mese e mezzo equivale a quello che siamo riusciti a fare in 4 mesi. Non dobbiamo stupirci di nulla se non di pensare a giocare partita per partita senza fare programmi a medio termine che non ci interessano, non mi interessano. La partita nostra è quella di domani. Non ci siamo discostati da quello che solitamente facciamo. Si prepara sul campo attraverso quello che può essere lo studio della partita e sul piano delle motivazioni, sul piano della importanza della gara, di quello che c'è dietro questa partita, poi si prepara da sola. E che i calciatori devono pensare a riordinare le idee, a recuperare chi deve recuperare, mi riferisco a quelli che sono rientrati dalle nazionali, poi la partita sul piano delle motivazioni, dell'attenzione, si prepara da sola. Uno dei miei obiettivi è quello di far scendere la squadra sempre. La squadra non deve consumare energie nervose che poi incidono sulla prestazione. La squadra non deve giocare la partita mentalmente bruciando energie prima di giocarla in campo. È soltanto un dispendio in più inutile. La squadra ci deve arrivare serena e deve pensare a divertirsi, perché poi alla fine in fondo il gioco del calcio deve essere un divertimento. Se diventa un peso, se diventa un carico di tensioni che sono spropositate rispetto al senso ludico del gioco, non va bene, rendi meno. Dobbiamo fare uno sforzo mentale, parlo in linea generale. Deve essere divertimento la partita di calcio, divertirsi e divertire. La squadra l'ho vista bene, si è allenata bene tutti e i dubbi derivano dal fatto che in tanti stanno bene e quindi devo per forza di cose fare una scelta sugli 11, ma è facile sbagliare col senno di poi, perché col senno di prima meriterebbero di giocare tutti, perché l'ho vista bene. E i dubbi che mi porto dietro sono poi legati alla fine a renderla più funzionale la formazione iniziale rispetto all'avversario. Sul piano dei valori non posso dire niente, di cosa devo dire della Juventus? Devo raccontare storie, non c'è partita, però non c'è partita è un concetto anche astratto, la Sampdoria se la giocherà. La Sampdoria se la giocherà, io non ho mai fatto un punto con la Juventus e prima o poi dovrà capitare, che vi devo dire, è la legge dei grandi numeri. Ma è importante che la Samp faccia la Samp, poi la Juve sappiamo chi è e cosa sa fare, l'importante è che la Samp possa dare anche la possibilità ai nostri tifosi di sperare in qualche cosa. Allora, mettiamola così, ma domani giochiamo contro la Juventus, ma chissà, è già una vittoria. Già pensare di potersela giocare è una mezza vittoria secondo me. Giocare la partita dicendo ma è impossibile, speriamo di limitare i danni, come dire, invece non siamo in questa condizione, siamo nella condizione mentale, fisica e tecnica di poterci misurare con quella che forse è la squadra più forte e sperando di poterlo fare così, a viso aperto, così, con orgoglio, dando il meglio di noi stessi, e poi sarà quel che sarà.